Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda la tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornar li lece. E il tronco, sì col dolce dir m'adeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi, perch'io un poco a ragionar mi inveschi. Ma dici tu, Bruno, a lui, a me, chi tu, Bruno, fosti da uomo sulla terra, così che invece, al posto di alcuna qualche ammenda, risarcimento di un danno, la tua di te, quando eri sulla terra, fama tra gli uomini, io rinfreschi, ridare freschezza, su nel mondo, sulla terra, dove tornare gli a me è lecito. E il tronco, parlando così in questo modo dolce, mi, a me pruno, adeschi, prendi con l'esca, così che io, il pruno, non possa tacere. E non gravi a voi, me e Virgilio, perché io, pruno, il pruno, lasci invischiare, preso col vischio, intrappolare, un poco a ragionare, parlare. Virgilio gli dice che dato che gli abbiamo fatto questo torto, io strappandogli un ramo e lui dicendomi di farlo, nonostante sapesse cosa sarebbe accaduto, almeno che mi dica chi fu da essere umano, così che io, quando tornerò sulla terra, possa almeno rinfrescare la sua memoria. Nient'altro può leggermente dare conforto a un dannato. Ricordo che era fondamentale che la pianta sanguinasse affinché potesse parlare. Sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. La captatio benevolenzie, spiegabile così, adescare qualcuno col dolce dir per portarlo dalla propria parte e ottenere qualcosa in cambio, ha funzionato benissimo. La parola ammenda è collegata alla parola lesa, citata poco fa. Virgilio usa un linguaggio giuridico per interloquire con uno che sulla terra contribuì a scrivere leggi. Virgilio si sente in dovere di fare qualcosa nei confronti dell'anima lesa, rinfrescare la sua fama, al posto di, invece, di alcuna, che significa qualche, nelle frasi positive, come questa, ammenda. L'anima è stata lesa, senza andare troppo indietro nel tempo, da me che con violenza gli ho strappato un pezzo. Poni sempre attenzione alle parole usate perché nascondono dei collegamenti. Virgilio dice: non avrebbe io in te, Bruno, la man distesa. Questo atto di violenza dovrebbe farti ricordare un altro violento posto a guardia del cerchio dei violenti, en sulla punta, in questo canto punte, della rotta, come in questo canto, l'H, l'infamia di Creti era distesa, stessa identica parola. Il tronco risponde che con tale dolce dir, parlare con dolcezza, è stato adescato, quindi appunto ha abboccato all'esca e non può più tacere, insomma risponderà. Sì, perché ricordo che è un tronco a parlare, la cosa incredibile di pochi versi fa adesso diventa semplicemente e il tronco, due punti, bla bla bla. Nonostante un attimo fa io gli abbia strappato un pezzo, facendolo gridare e perdere sangue, Virgilio lo ha addolcito con qualche parola e lui non può più tacere. A Virgilio poco fa è pesato dirmi di strappargli un ramo, me stesso pesa, e il pruno insiste su tale concetto del peso, rispondendo voi non gravi. Ci dice che a noi non gravi, dato che gliel'abbiamo chiesto noi, Virgilio personalmente con molta dolcezza, che lui ragioni, ci parli un po'. L'autopresentazione del poeta morto sarà richiamata a quella del poeta vivo Arnaud Daniel, in 2.26, che mi permetto di italianizzare. Lui cominciò volentieri a dire: la vostra cortese domanda mi piace a tal punto che non posso né voglio nascondere la mia identità. Io sono Arnaud, che piango e vado cantando, preoccupato guardo la mia passata follia d'amore, una delle due chiavi, e vedo gioioso la gioia che spero davanti a me. Ora vi prego, per quella virtù che vi guida alla sommità di questa scala, di rammentarvi al momento opportuno del mio dolore. Questa coppia di terzine contiene una forte presenza di riferimenti personali al protagonista di questo canto, ma senza citare il suo nome. Chi tu fosti, la tua fama, m'adeschi, chi, per chi,
mi inveschi, una forte presenza dell'io e il verso successivo inizia così: io son colui. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi, serrando e disserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogni uom tolsi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto chi ne perdè li sonni e i polsi. Io, il pruno, sono colui che tenne ambedue, le chiavi dell'amore e dell'odio del cuore di Federico II di Svevia, e che le volsi, girai, così soavemente, con leggerezza, serrando, chiudendo, e disserrando, aprendo, che dal suo, di Federico, segreto, stretta vicinanza, appartare, tolsi, levai, quasi ogni uomo, quasi tutti. Portai, quando era un uomo, fede al glorioso uffizio, compito, tanto che persi, da uomo, i sonni, le ore di sonno, e i polsi, la vita fisica. Quando questo pruno era un essere umano, vivente, teneva ambedue, le chiavi del cuore di Federico, ma lui parla al presente, io son colui, però poi aggiunge che tenni, perché ora non le tiene più. Il nostro cuore ha due serrature che si aprono tramite due chiavi, quindi una chiave apre una parte del cuore e l'altra chiave apre l'altra parte del cuore. Chi parla teneva entrambe le chiavi del cuore di Federico. Non solo le teneva, ma le girava suavemente aprendo e chiudendo le due serrature. Facendo ciò, riuscì a togliere ogni altro uomo dal segreto, stretta vicinanza dell'imperatore Federigo, qui in 1.13, Federico, secondo Federico, in 1.10. E abbiamo appena superato Azzolino, suo forte alleato, in 1.12. Insomma, l'imperatore eretico Federico II di Svevia. Con queste parole, e quindi il girare le chiavi soavemente e togliere dalle vicinanze del re chiunque altro, potrebbe apparire che fece il tutto a suo vantaggio. Per questo ci tiene ad aggiungere che, nonostante questo, fu fedele al suo glorioso compito, un compito tanto pesante che, dalle sue parole, si capisce gestisse da solo, e perse i sonni, le ore di sonno, e i polsi, la vita, per svolgerlo. Per spiegarti il significato delle due chiavi, devo citarti un lungo passo dalle pagane Metamorphoses di Ovidio, dal libro primo, e in seguito un breve passo della cristiana Bibbia, perché non ho solo fonti cristiane, anzi. Dalla feretra Cupido estrasse due frecce, richiamo ai centauri del canto precedente, con archi, asticciuole prima elette, e sono due, d'opposto potere. L'una scaccia, l'altra suscita amore, qui le chiavi del cor. La seconda è dorata e la sua punta aguzza sfolgora, la prima è spuntata e il suo stelo ha l'anima di piombo. Con questa il dio trafisse la ninfa Penea, la ninfa Dafne. Con l'altra colpì Apollo, trapassandogli le ossa sino al midollo. Subito lui si innamora, mentre lei nemmeno il nome d'amore vuole sentire e, come la vergine Diana, gode nella penombra dei boschi per le spoglie della selvaggina catturata. Solo una benda raccoglie i suoi capelli scomposti. Molti la chiedono, ma lei respinge i pretendenti e, decisa a non subire un marito, vaga nel folto dei boschi, indifferente a cosa siano nozze, amore e amplessi. Poi, come mietute le spighe bruciano in un soffio le stoppie, come si incendiano le siepi, se per ventura un viandante accosta troppo una torcia o la getta quando si fa luce, qui come di uno stizzo verde che si è arso, così il Dio prende fuoco, così in tutto il petto divampa, qui infiammò contra me gli animi tutti e gli infiammati infiammar. E con la speranza nutre un impossibile amore. Contempla i capelli che scendono scomposti sul collo, pensa se poi li pettinasse, guarda gli occhi che sfavillano, qui occhi putti, come stelle, guarda le labbra e mai si stanca di guardarle, decanta le dita, le mani, le braccia e la loro pelle in gran parte nuda, e ciò che è nascosto, l'immagina migliore, qui l'importanza del corpo fatto da Dio.
Ma lei fugge, più rapida di un alito di vento, e non s'arresta al suo richiamo. Ninfa Penea, fermati, ti prego, non ti insegue un nemico, fermati. Così davanti al lupo, qui lupa, meretrice, l'agnella, al leone la cerva, all'aquila le colombe fuggono in un turbinio d'ali, così tutte davanti al nemico. Ma io ti inseguo per amore, ahimè, che tu non cada distesa, che i rovi non ti graffino le gambe indifese, ch'io non sia causa del tuo male. Poi, io, Apollo, son colui che rivela il futuro, passato e presente, colui che accorda il canto al suono della cetra. Infallibile è la mia freccia, ma più infallibile della mia è stata quella che m'ha ferito il cuore indifeso, qui ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi, serrando e disserrandosi, soavi. Oltre al fatto che amore vince sul futuro. Poi, ma il giovane divino, Apollo, non ha più pazienza di perdersi in lusinghe e, come amore lo sprona, l'incalza inseguendola di passo in passo, come quando un cane di Gallia scorge in campo aperto, qui di nere cagne bramose e correnti come veltri cuscisser di catena. Una lepre, e scattano l'uno per ghermire, l'altra per salvarsi. Questo, sul punto d'afferrarla, è ormai convinto di averla presa, che la stringe con il muso proteso, quella che, nell'incertezza d'essere presa, sfugge ai morsi, qui miserli denti, evitando la bocca che la sfiora. Così il dio e la fanciulla, un fulmine lui per la voglia, lei per il timore, qui fuggendosi forte. Ma lui che l'insegue, con l'ali d'amore in aiuto, corre di più, non dà tregua e incombe alle spalle della fuggitiva, ansimandole sul collo fra i capelli al vento. Senza più forze, vinta dalla fatica di quella corsa allo spasimo, qui e poi che forse gli fallì la lena, si rivolge alle correnti del Peneo e, qui, cui pareva tardar troppo, gridava, «Aiutami, padre», dice. «Se voi fiumi avete qualche potere, dissolvi, mutandole», qui mutò e fiumi, «queste mie fattezze per cui troppo piacqui. Ancora prega, che un torpore profondo pervade le sue membra. Il petto morbido si fascia di fibre sottili, i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami. I piedi, così veloci un tempo, si inchiodano in pigre radici. Il volto svanisce in una chioma, solo il suo splendore conserva. Anche così Febo l'ama e, poggiata la sua mano sul tronco, sente ancora trepidare il petto sotto quella nuova corteccia e, stringendo tra le braccia i suoi rami, come un corpo, ne bacia il legno, ma quello ai suoi baci ancora si sottrae. E allora il Dio, se non puoi essere la mia sposa, sarai almeno la mia pianta, e di te sempre si orneranno, o a loro i miei capelli, la mia cetra, la feretra. E il capo dei condottieri latini, quando una voce esultante intonerà il trionfo e il Campidoglio vedrà fluire i cortei. Fedelissimo custode della porta d'Augusto, starai appeso ai suoi battenti per difendere la quercia in mezzo. E come il mio capo si mantiene giovane con la chioma intonsa, anche tu porterai il vanto perpetuo delle fronde. Qui Febo tacque e l'alloro annui con i suoi rami appena spuntati e agitò la cima, quasi assentisse col capo. Passiamo da questo passo imprescindibile del paganesimo al cristianesimo. Matteo 16, da 13 a 28. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea, di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista», qui il Battista, «altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi», anche loro sono due, come sarà specificato in 2,9, «del regno dei cieli.
e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno, ad alcuno, che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte, qui segreto, e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco perché il dannato dentro al pruno si trova qui. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, qui legno, come anche la croce è chiamata legno, e mi segua. 1:1 diritta via era smarrita, 1:13 né un sentiero. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Ed ecco perché Catone si è suicidato mentre ai vivi. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima, il tronco che parla? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Qui uomini fummo e ora siamo fatti sterpi. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Citando invece la mia stessa opera, 1:27, e poi ridisse: tuo cuor non sospetti, finor t'assolvo, e tu mi insegna a fare, sì come penestrino in terra getti. Lo ciel possio serrare e disserrare, come tu sai, però son 2 le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. È fuorviante citare una marea di fonti cristiane senza quelle pagane, come in questo caso Isaia 22:22, gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide, che egli apre, che se egli apre nessuno chiuderà, se egli chiude nessuno potrà aprire. La chiave, una chiave, qui è specificato ambo le chiavi, quindi questa citazione non deve essere ripresa. Qui le chiavi sono 2 e quindi 2 serrature, e infatti si parla delle chiavi che aprono e chiudono il regno dell'amore e il regno dell'odio, il regno dei cieli e inferi, ciò che si collega anche alle parole fede e odio presenti in questo canto. L'invidia è un odio che chiude, l'amore invece apre e moltiplica, collegamento a 2:15. Invidia muove il mantaco a sospiri, ma se l'amor della spera suprema torcesse, qui torse gli occhi, insuso il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema, che per quanti si dice più lì nostro, qui invece ripetuto sempre io e voi, tanto possiede più di ben ciascuno, e più di caritade arde in quel chiostro. Poi, quello infinito e ineffabil bene che lassù è, così corre ad amore, come al lucido corpo raggio vene. Tanto si dà quanto trova d'ardore, qui triplice ripetizione dell'infiammare, sicché quantunque carità si stende, cresce sovressa l'eterno amore, e quanta gente più lassù si intende, più v'è da bene amare, e più vi s'ama, e come specchio l'uno e l'altro rende. Ennesimo collegamento a lupa meretrice invidia, 1:1. Vedi la bestia, la lupa, per cui io mi volsi. Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. Per non parlare del palese collegamento a 3:9, la tua città, anche qui si parlerà a lungo di Fiorenza, che di colui è pianta, che pria volse, qui volsi, le spalle al suo fattore, amor, e di cui è l'invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore, dove è rappresentato il Battista, c'ha disviate, diritta via in un sentiero, le pecore e gli agnelli. Però che fatto, per ciò che ha fatto, lupo, qui lupa, meretrice, del pastore.
Per questo l'Evangelio cristiano e i dottor magni pagani son derelitti e solo ai decretali si studia, sì che pare a lor vivagni, qui seppur non esplicitamente Pietro della Vigna. Andiamo avanti, ma spero tu abbia capito il perché io non possa tagliare citazioni pagane o leggerti solo un versetto della Bibbia senza il contesto, se no non puoi capire il profondo significato di ciò che scrivo. Tra i modi più immediati per capire se un essere umano sia fisicamente vivo o morto, basta controllare la presenza o meno dei battiti dei polsi. Niente circolazione del sangue dal cor, che compare in questa coppia di terzine, niente vita fisica. Lui muore anche allegoricamente, dato che soggiornerà in eterno nel regno dei morti, ma sempre sulla terra fede portai al suo Signore, e ci tiene a ribadirlo. La parola offizio, dal latino officium, insieme alla fiducia, collega questo passo alla minaccia rivoltami da Minos, che verrà citato in seguito. 1.5. O tu che viene al doloroso ospizio, parola che compare nel prossimo verso, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, come qui. Guarda come entri e di cui tutti fide, qui fede. Altro collegamento a 1.5. Lì amor condusse noi ad una morte, qui fede portai al doloroso offizio. Quindi lì l'amore e qui la fede hanno portato questi esseri umani nel regno dei morti, secondo loro. Lì l'amore, ma non nel Cristo, qui la fede, ma non nel Cristo. Ma questi dannati non lo dicono. A breve vedremo come il dannato darà la colpa della sua cattiva memoria tra gli esseri umani, irrilevante da un punto di vista più alto e più profondo, non a se stesso che si è suicidato nonostante fosse innocente, ma all'invidia. Per i dannati è sempre colpa di qualcun altro o qualcos'altro. La memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede. Tra i vivi, anticipo brevemente, troveremo anime consapevoli di aver sbagliato e che chiesero perdono per l'averlo fatto. Tutti sbagliamo, tranne Gesù forse. Non è che tra i morti c'è chi commette i peccati e tra i vivi c'è chi non li commette. La mia opera è molto più profonda per chi sa leggerla. La meretrice che mai da l'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, infiammò contro me gli animi tutti. E gli infiammati infiammarsi Augusto, che i lieti onor tornaro in tristi lutti. La meretrice, prostituta, che mai non incurvò, spostò gli occhi putti, puttaneschi, dall'ospizio alloggio di Cesare, il potere temporale, vizio e morte, allegoricamente dannazione, comune delle varie corti, infiammò contro di me, il dannato che parla, tutti gli animi degli altri uomini di corte, e gli animi infiammati così a loro volta infiammarono Augusto, l'imperatore Federico. Così che i lieti onori che aveva il tronco, da vivo, voltarono, si tramutarono in tristi lutti, lutto, dolore per la morte. Cosa rappresenta allegoricamente la meretrice, la prostituta, quel male con gli occhi pieni di vizio, come la puttana, che ha sempre gli occhi puntati sui luoghi del potere, qui chiamato l'ospizio di Cesare? La lupa, l'invidia. Lupa significa proprio prostituta, già dal latino, e da qui lupanare. Cesare compare scritto ben 11 volte nella mia opera. È un'anima che vedo nel nobile castello del Limbo in 1.4, Cesare armato con gli occhi grifagni. E almeno un altro passo di 2.26 devo citartelo perché spiega questo canto. Bisogna conoscere l'opera per capire un canto. La gente che non vien con noi, offese, di ciò perché già Cesar trionfando, regina contra sé chiamarsi intese, però si parton Soddoma gridando, rimproverando a sé come hai udito e aiutan l'arsura vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non servammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi per noi si legge. Quando partinci il nome di colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge. L'ultimo verso si riferisce alla moglie di Minos,
Va bene, ennesimo collegamento a questo canto e a 1.5, ma scavando più nel profondo, come può non farti pensare alla lupa, meretrice, invidia, partinci e di partilla, occhi putti, bestia, imbestiò imbestiate come infiammati infiammar, schegge, legno. Sempre parlando di Cesare, ne parleremo a lungo, il suo primo riferimento si trova in 1.1, dove a parlare tra l'altro è un altro residente del limbo, Virgilio. Nacqui sub Iulio, qui Cesare, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto. Anche questo nome compare in questa coppia di terzine. Sempre in 1.1 si parla di quella umile Italia pagana, con dei falsi e bugiardi, guidata da un unico monarca, Cesare, che verrà salvata da un veltro, e in questo canto comparirà la parola veltri. Questi la caccerà alla lupa per ogni villa, da ogni villa, qui delle corti vizio, finché l'avrà rimessa nell'onferno, la onde invidia prima di partilla. L'invidia terrestre si separa dalla prima invidia in cielo, quella di Dite. L'invidia è un significato tra i vari livelli attribuibile alla lupa di 1.1. L'invidia in questo caso ha infiammato gli animi della corte, fino a infiammare anche chi il potere ce l'aveva, e far mutare i lieti onori ottenuti dal protagonista della storia in tristi lutti. Il dannato spiega che aveva separato Federigo da tutti gli altri, poi è intervenuta l'invidia a infuocare tutti gli altri e a subirne le conseguenze è stato il dannato, che già ha detto che aveva perso sogni e polsi, e tra poco dirà la morte mia che giace ancor del colpo che invidia, proprio come in 1.1, le diede. Altro collegamento a favore dell'interpretazione lupa meretrice invidia. In 2.20 c'è scritto maledetta sie tu, antica lupa, e pochi versi dopo, quanto veder si può per quello ospizio lì di Maria spirituale, qui di Cesare temporale. Un'invidia che subì anche Cesare in persona, coltellato svariate volte. In riferimento agli occhi non c'è scritto tolse da togliere, ma torse da torcere, dettaglio che ci servirà in seguito per dare un nome a tale peccatore che, anticipo, accusato ingiustamente di alto tradimento, fu fatto accecare, torse gli occhi. Putti sta per tipici di una puttana, dominati dal vizio, come in 2.11 la rabbia fiorentina, che superba fu a quel tempo, sì com'ora è putta. Di tale meretrice, oltre che delle corti vizio, dice morte comune, quindi appunto un qualcosa di malvagio che porta tutti alla morte. 1.1, la lupa. Non lascia altrui, comune, passar per la sua via, ma tanto non pedisce che l'uccide, morte. Infiammò, infiammati, infiammar in 2 versi. È proprio questo fuoco, letterale, allegorico, che si accende rapidamente e si abbatte senza possibilità di controllo. Interessante come un'anima, un'ombra, un dannato, un albero, dica che nel mondo degli esseri umani gli animi si infiammarono. Dopo il nome di Cesare, sub Iulio di 1.1, viene fatto appunto il nome di Augusto, il buon Augusto di 1.1, qui in riferimento a Federigo. L'ultimo verso spiega che tutto questo infiammare fece tornare i lieti onori che aveva ottenuto portando fede al glorioso uffizio in tristi lutti. Gli onori, altro collegamento a 1.4, sono lieti sempre, mentre i lutti, concetto che riporta alla morte, al lutto, sono tristi. In questa continua netta differenza tra ciò che è vivo e felice con ciò che è morto e triste, ciò che è amore e ciò che è odio. Quel tornare che improvvisamente trasforma il bene in male lo ritroveremo anche in 1.26, quando Ulisse spiegherà noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra in turbonacque e percosse del legno, il primo canto. Altra citazione che ti serve per capire questo canto. Libro della Sapienza 2, da 18 a 24. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà o lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. La pensano così, ma si sbagliano.
la loro malizia li ha accecati. Tale dannato fu accecato. Non conoscono i segreti, qui segreto, ma di Federigo, di Dio. Non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa, qui ammenda, delle anime pure, qui lesa. Sì, Dio ha creato, fatto, l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, 1-1, onde invidia prima di partirla, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Il mio, del dannato che parla, animo interno, per, a causa di un gusto, sapore disdegnoso, mancante di degno, dignità, credendo con il morire, suicidarsi fisicamente, di fuggire dal disdegno, mancanza di degno, dignità, ciò fece me ingiusto contro me stesso che ero giusto. Dato che contra me, del dannato, gli animi tutti si erano infiammati, anche Federico stesso, allora lui, disdegnato da tutto ciò, dato che non se lo meritava, pensando di poter fuggire dallo sdegno che stava subendo sulla terra con la morte, uccidendosi fisicamente, lui stesso si fece ingiusto contro se stesso che invece era giusto. Disdegnoso e disdegno, ingiusto e giusto in una terzina. Il disdegno è la mancanza di degno, appunto, dignità. Lui pensò di poter fuggire dal disdegno col suo disdegnoso gusto, un senso piacevole nel togliersi la vita sottraendosi alle torture ingiuste, invece di lottare per difendere la giustizia, come il gusto, uno dei nostri 5 sensi, da non giudicare meritevolmente. Lui stesso, adesso, definisce disdegnoso il suo gusto. Un capovolgimento della moralità espressa nell'ultimo verso, che inizia con la parola ingiusto e finisce con la parola giusto. Tutto ciò fece diventare il giusto ingiusto. Lui che era stato fedele si trovava attaccato a tal punto che credeva con la morte di fuggire a tutto ciò. Nonostante la tortuosità di questa terzina, una cosa si capisce, anche se non la dice, si è suicidato. In questa mia spiegazione vorrei ti fosse chiaro che la colpa non è il suicidio in sé, ci sono altri suicidi sparsi per gli inferi e non solo, ma la rinuncia al difendere la verità a causa delle difficoltà che si incontrano sulla terra. Questo è il suicidio. Atti degli Apostoli 14, da 8 a 22. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo, mentre parlava, e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: «Alzati, ritto in piedi». Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in dialetto licaonio: «Gli dei sono scesi tra noi in figura umana», e chiamavano Barnaba Zeus, Giove, e Paolo Hermes, Mercurio, perché era lui a parlare. Intanto il sacerdote di Zeus, Giove, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla gridando: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori». E così dicendo riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Ma giunsero ad Antiochia, cioè da Antiochia e da Iconio, alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe.
Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Lista, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Ultimo appunto. Ti anticipo che l'anima che risiede nel pruno da vivo fu un politico, come me, un politico che rinunciò a dimostrare la sua fede verso il suo Signore, fino ad arrivare a scambiare l'ingiusto col giusto. L'ingiustizia è comunque focalizzata sul rapporto singolo uomo-Dio, non sul fatto di darla vinta o vincere su altri uomini invidiosi che non avevano ragione a fare ciò che facevano. Il Cristo stesso subì di tutto in vita, ma non smarrì mai la retta via. Di questa terzina intorcigliata il dannato non ammette il suo errore, non dice io mi sono suicidato, ma dice che a causa di un disdegnoso gusto, il piacere di non continuare ad essere torturato dagli invidiosi, il suo animo lo fece passare dall'essere giusto all'essere ingiusto. Sono sempre complesse le spiegazioni dei dannati che non ammettono le proprie azioni, come Francesca, che in 1.5 dà la colpa di tutto quello che lei ha passivamente subito all'amor. Per ricordarti cosa scrive Virgilio nello sesto dell'Eneida sui suicidi, poi vengono, tristi, coloro che null'altro colpevoli che d'essersi data la morte di propria mano, d'avere gettata l'anima per odio della luce, o adesso come vorrebbero patire la miseria e le più dure fatiche nell'alta aria celeste, ma il destino si oppone, li incatena la triste palude d'acqua sporca e li serra lo Stige coi suoi 9 meandri. Mentre io nel convivio 428 scrivo: o sventurati e male nati, che innanzi volete partirvi d'esta vita. Fondamentale citazione pagana allo terzo dell'Etica di Nicomano di Aristotele. Inoltre è assurdo dire che chi commette ingiustizia non vuole essere ingiusto o che chi si comporta con intemperanza non vuole essere intemperante. E se uno compie delle azioni in conseguenza delle quali sarà ingiusto, e lo sa, sarà ingiusto volontariamente, né certamente basterà volerlo per cessare di essere ingiusto e per essere giusto. Infatti neppure il malato può diventare sano solo volendolo. E se questo è il caso, e volontariamente che si trova in stato di malattia, in quanto vive da incontinente e non dà retta ai medici. All'inizio sì, gli era possibile non ammalarsi, ma una volta lasciatosi andare, non più, come uno che ha scagliato una pietra non può più riprenderla. Tuttavia dipende da lui lo scagliarla, giacché il principio dell'azione è in lui. Così anche all'ingiusto ed all'intemperante all'inizio era possibile non diventare tali, ragion per cui lo sono volontariamente. Una volta divenuti tali, non è loro più possibile non esserlo. Non solo i vizi dell'anima sono volontari, ma per alcuni anche quelli del corpo, e da loro li rinfacciamo. Infatti nessuno biasima quelli che sono brutti per natura, ma quelli che lo sono per mancanza di ginnastica e per trascuratezza. E similmente anche nel caso di debolezza e di mutilazione. Nessuno infatti rimproverebbe uno che è cieco per natura o per malattia o per ferita, ma piuttosto ne avrebbe compassione. Ognuno invece biasimerebbe chi fosse cieco per abuso di vino o per qualche altra intemperanza. Dunque, dei vizi del corpo, quelli che dipendono da noi vengono biasimati, ma quelli che non dipendono da noi no. Per le 9 radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace, ancor del colpo che invidia le diede. Per le 9 radici di questo legno, il pruno nel quale risiede, vi, il dannato a noi, giuro che giammai, assolutamente mai, ruppi fedeltà al mio Signore, colui che comanda, Federigo, che fu, Federigo, così tanto degno d'onore. E se come dite uno di voi, io o Virgilio, ritornerà nel mondo, sulla terra, dia conforto alla mia memoria tra gli uomini, che giace, sepolta, ancora dal colpo che le diede invidia. Il dannato giura per le sue 9, ha raggiunto da pochi anni il regno dei morti e la sua condizione di uomini fummo ora siamo fatti sterpi e la sua nuova identità,
radici, adesso la parte più importante, là dove prima era la testa, di questo legno nel quale adesso dimora, non può giurare su tanto altro dato che è un'anima del basso inferno ospitata in un albero. La mia opera dà molto peso alla parola radice, non solo in questo passaggio. Paradossalmente sta giurando sul suo nuovo corpo, dopo aver ucciso il suo precedente corpo, umano, e anche questo l'ha fatto finire qui. Certamente non può giurare su Dio, ma insomma giurare sul suo corpo albero, sul quale appenderà il giorno del giudizio il suo corpo umano, giura su ciò che può, ma ribadisce su ciò che ha il suo, ma ribadisce su ciò che è innocente. Ripeto, non è punito tra i traditori, è punito tra i suicidi. Noi uomini, che non abbiamo invertito giusto con ingiusto e abbiamo ancora il corpo, giuriamo sulla nostra testa. Lui che fu uomo e invertì il giusto con l'ingiusto e risiede in un albero, giura sulle sue radici. Il sopra diventa sotto e viceversa. Insomma, giura che non tradì giammai, rafforzativo del solo mai, la fede, termine fortissimo che mescola la vera e propria fede con la fiducia e la fedeltà, del suo Signore, Federico, non Cristo. Di Federico ne parla benissimo il dannato, non io, tuttora dicendo che è stato così degno d'onore, e questo è l'ennesimo buon riferimento agli eretici collegati ai residenti del limbo, quei loro falsi dei falsi e bugiardi. Ti faccio notare le ultime parole che usa nei primi 3 versi della prima terzina. Legno, parola fondamentale che nella mia opera sta anche per la croce dove fu crocifisso il Signore, il Cristo, non il secondo Federico. Ruppi fede, espressione usata per un'altra morta suicida che invece aveva tradito la fede, Didone 1,5. L'altra è colei che sancise, suicida, amorosa, e ruppe fede al cenere di Sicheo. Degno, rivolto a Federico, e tale parola compare così per la prima volta in questo canto senza il dis che la precede. Inoltre ti faccio notare come la parola disdegno rimi con degno e nel mezzo con legno. Il legno è la croce nel quale morì fisicamente solo per poco il Cristo, ed è l'albero che imprigionerà per sempre il morto fisicamente e allegoricamente Pietro della vigna, che da vigna diventa pruno. Legno è anche la barca che mi porterà tra i vivi quando morirò fisicamente. Tale dannato che parla di fede al mio Signor è un'anima del basso inferno, che si rivolge con queste parole all'anima di un eretico che chiama Signore. Virgilio gli aveva detto: ma digli chi tu, dannato, fosti da umano, sì che invece d'alcuna ammenda tua, di te dannato, fama rinfreschi, nel mondo su dove tornar lì a me l'esce. E allora lui risponde: e se di voi, me o Virgilio, alcun nel mondo riede, conforti la mia memoria. Effettivamente Virgilio gli aveva detto che a me, solo a me, è lecito tornare nel mondo, mentre lui risponde: se di voi alcun. Certamente è sprovvisto di occhi e non può vedere, e su questo non c'è molta differenza tra il prima e il dopo del suicidio, come è anche sprovvisto di bocca e non può parlare a meno che non sanguini. Interessante anche questo parallelismo con quando aveva il corpo umano. Ma sa che tra i due che siamo adesso davanti a lui, io che non parlo e gli ho strappato un ramo sarò quello che tornerà sulla terra. Qui si parla di mondo terreno, dove ci stanno adesso gli uomini, e si parla di fama, parola usata da Virgilio, e di memoria, parola usata dal dannato. La memoria del dannato giace come un corpo morto, ancora dal colpo che invidia gli diede. La sua memoria e lui non sono stati colpiti e morti suicidi da loro stessi. Il soggetto che ha colpito è l'invidia, la meretrice, la lupa. Qui il dannato giura su quel che può che non tradì il suo Signore e quindi la sua memoria tra gli uomini non dovrebbe essere macchiata da tale invidia. Questo dannato resta ancorato a una logica terrena, a una memoria che circola tra gli esseri umani, è triste e morto. Si conclude qui una parte del dialogo, quindi è venuto il momento di farti il nome, che ho già anticipato, di questo dannato, nome che non comparirà mai scritto nelle terzine. Il dannato è Pietro della Vigna, nato nel 1190 e circa 30 anni fu accolto nella corte del secondo Federico. Coprì tante cariche e ancora più ruoli, collaborò alla formulazione delle leggi contenute nel Liber Augustalis, e il suo signore è chiamato Augusto.
era autorizzato a decidere direttamente su questioni dove non era necessario l'intervento specifico di Federico. Improvvisamente, a causa dell'invidia degli altri, dice lui, nel 1249 fu privato di tutto, imprigionato, accecato e sempre in quell'anno si suicidò. Da uno scambio di lettere tra questo Pietro e Nicola da Rocca, il primo viene chiamato Clavigero, custode delle chiavi appunto, e viene spiegato come la vigna ricordi il patto che vincola l'uomo giusto a Dio. Suicidandosi, la dolce vigna diventa un pruno rinsecchito e attorcigliato in se stesso. Aggiungo altre conferme alle conferme della mia spiegazione. Vangelo di Matteo 20 da 1 a 16. Il regno dei cieli, del quale un altro Pietro ha le chiavi, è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per 1 denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha dato la giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno 1 denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero 1 denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato 1 ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per 1 denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Questa coppia di terzine contiene il vero motivo del perché tale personaggio si trovi nel secondo girone del 7° cerchio, che, attenzione, non è il suicidio dell'essere in sé. Ci sono persone suicidate che si trovano dappertutto. Tra i peccatori carnali 1,5, l'altra è colei che s'ancise amorosa, si uccise amorosa, si suicidò e ruppe fede al cenere di Sicheo. Ci sono persone suicidate nell'essere in 2,1, quindi tra i salvati. Libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei, libertà, vita rifiuta, si suicida nell'essere, il corpo. Tu, Catone, il sai che non ti fu per lei libertà amara, inutica la morte, ove lasciasti la vesta, ch'al grandì, il giorno del giudizio, sarà sì chiara, non impiccherà il suo corpo spoglio all'ombra di un pruno. Tale dannato si trova proprio qui perché, come spiega San Paolo nelle prima lettera ai Corinzi, imprescindibile in questo canto, perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili. Qui invece l'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col fuggir di sdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, dove il Signore non è Federico. Il dannato invece si arrese all'invidia degli altri e la fece finita sulla terra. Era dalla parte della ragione, ma ormai reputava vana la sua fatica nel dimostrarla. Ma per il Signore la nostra fatica non è vana e alla morte, quella vera, non quella del corpo, non si scappa togliendosi il corpo, ma seguendo la strada del Cristo, che è andato verso la morte fisica anche lui, certo della vita futura. A conferma che il vero motivo della sua dannazione sia il non essere riuscito a sostenere le difficoltà che pone la vita terrena, in questo canto, l'invidia altrui, suicidandosi fisicamente, in Paradiso 3,6, troviamo un altro politico che fu per invidia accusato e rovinato, ma questo non si è suicidato, ma andò via dal posto che lo accusava e finì vecchio e povero a chiedere umilmente l'elemosina. Questo politico che tanto ricorda sia me, che finirò in purgatorio, che Pietro della vigna, che è finito all'inferno. Si trova però in paradiso,
Lui è riuscito a sostenere il peso della difficoltà, della sconfitta, che non meritava, in quanto giusto, ma non fece ingiustizia contro se stesso per questo. E dentro la presente Margherita luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande e bella malgradita. Ma i provenzai, che fecer contra lui, non hanno riso, e però mal cammina, qual si fa danno del ben fare altrui. 4 figlie ebbe, e ciascuna regina. Ramondo, Beringhiere, e ciò li fece. Romeo, persona umile e peregrina. E poi li mosser le parole biece, a dimandar ragione a questo giusto, che gli assegnò 7, 5 per 10. Indi partissi povero e vetusto, e se il mondo sapesse il cor che egli ebbe, mendicando sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Insisto ancora su questo punto perché è fondamentale. In 1.5 Francesca dice: ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quello è il momento fondamentale che l'ha dannata per sempre, perché anche Giuda si è impiccato, ma non è tra i suicidi, ma tra i traditori, perché tradire il Cristo fu il punto che l'ha dannato per sempre, mentre l'amore per la libertà, anche a discapito della vita terrena, fu il punto che salvò Catone, che si è suicidato, ma risiede in purgatorio tra i salvati. Pietro della Vigna era nel giusto e non tradì. Il suo suicidio fisico, la via breve e facile invece di quella tortuosa e dolorosa sulla terra, per difendere la propria fedeltà e libertà, fu il punto che lo dannò per sempre. L'ultimo verso conferma come i dannati siano ancora molto legati e decisamente informati e interessati a ciò che si vocifera sulla terra nel presente, esclusa la setta eretica con il secondo Federico, che il presente neanche lo vede e deve essere aggiornata da qualche eretico che lo raggiunge.